Hello Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Da qualche anno a questa parte abbiamo assistito, almeno in Italia, ad un progressivo ridimensionamento delle cilindrate. La best seller delle vendite moto nel bel paese infatti si identifica nella Benelli TRK 502X, da svariati mesi stabilmente in testa, dopo aver scalzato niente poco di meno che l'Honda Africa Twin 1100 e il BMW GS 1250. La moto nella maggior parte dei casi può essere considerata come un lusso, essendo non l'unico primario mezzo di locomozione, ma bensì un mezzo di piacere con cui girare il nostro bellissimo territorio e le sue strade. Ma nonostante ciò sono tantissimi i motociclisti che stanno tra virgolette ripiegando sulle medie e piccole cilindrate dal costo contenuto. Il fenomeno cinese ad oggi in Italia ha raggiunto proporzioni decisamente importanti. Infatti, oltre al TRK in grande spolvero troviamo anche la X-Cape 650 della Moto Morini assieme alla Benelli Leoncino 800, la BN 125 barra Kiwi RKF 125 e anche marchi prima meno considerati adesso stanno emergendo come Voge e CF Moto, e tutto questo ha portato diversi motociclisti a compararle con le case giapponesi arrivate sul mercato negli anni 70. Infatti prima degli anni 60 le moto asiatiche erano praticamente inesistenti per i motociclisti europei e soprattutto italiani, che a quei tempi avevano da scegliere tra un interminabile numero di marchi, molti dei quali oggi si sono estinti, e qualcuno per ironia della sorte è stato proprio rilevato dai cinesi. Basti pensare anche che nel moto mondiale, dal 1949, anno della prima edizione della massima competizione motociclistica, fino al 1961, nessuna casa giapponese aveva mai vinto. Nel 1961 Honda trionfò nelle classi 125, 250 e 350 e l'anno successivo anche nella neonata classe 50 a vincere fu un'altra casa nipponica, Suzuki. Honda, con la complicità della lentezza delle altre aziende motociclistiche nello stare al passo dei tempi e alle innovazioni tecnologiche, ebbe vita facile nello spodestare dal cuore degli appassionati motociclisti di tutto il mondo le fino allora più quotate aziende costruttrici inglesi e italiane, diventando così già negli anni 70 il maggior costruttore al mondo di veicoli a due ruote. Da quel momento in poi Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki crearono una serie interminabile di modelli, alcuni divenuti addirittura vere e proprie icone del motociclismo mondiale, che ancora oggi ci fanno battere forte il cuore e con i quali le case giapponesi hanno vita facile ancora oggi nel ripresentarli con le famose operazioni nostalgia. Le cinesi stanno quindi seguendo lo stesso percorso delle giapponesi negli anni 70? Nel bel paese, come numeri di vendita, direi proprio di sì, facendo così presa su un argomento sempre più particolare e delicato, il portafogli e la capacità di spesa. Il prezzo d'assalto, infatti, è proprio la caratteristica che hanno in comune le varie case cinesi e che in alcuni casi includono TFT a colori e cerchi a raggi tubeless, come ad esempio Moto Morini e Voge. Non fraintendetemi, le ho vendute e guidate anche moto cinesi, come nel caso del Leoncino 500 Trail o della TRK, così come ho provato l'X-Cape 650 e la Valico 500, e tutte queste moto fanno il loro lavoro più che discretamente, se non consideriamo però l'incognita sulla resa nel lungo termine e sul mantenimento del valore, che invece le case nipponiche, europee e americane mantengono nel tempo. Da qui a paragonarle però alle case giapponesi degli anni 70 mi sembra proprio una forzatura, dato che a livello meccanico e ciclistico ad oggi ancora non hanno portato nessuna innovazione degna di nota, anzi hanno spesso tirato fuori concetti motociclistici molto vecchi e scopiazzati, sia in termini di estetica che di scelte tecniche da altre case. Senza considerare che è un fenomeno prettamente italiano ed emulato in piccola parte solo dai nostri cugini spagnoli, dove nelle classifiche di vendita compare la Macbor, marca di moto iberica ma anche in questo caso dall'anima cinese, che sta registrando buoni numeri di vendita anche se non paragonabili alla TRK 502 in Italia, e che tra l'altro anche in Spagna ha qualche numero interessante di vendita lo sta registrando. Invece in Francia e in Germania, altri due mercati motociclistici importanti e a questo punto mi viene in mente anche con condizioni salariali migliori rispetto a Italia e Spagna, nelle posizioni che rientrano in classifica non vi è traccia di moto cinesi, l'unica da mercato emergente, essendo però a trazione indiana, che compare è Royal Enfield. Su quest'ultimo marchio però spenderò qualche parola in più in un prossimo video. Per queste motivazioni non mi sento di paragonare le moto cinesi alle giapponesi degli anni 70, ma sono pronto ad essere smentito in futuro con una bella Voge V4 Turbo o più semplicemente da un team CF Moto vincente in Moto 3 con le proprie forze e senza l'aiuto del marchio KTM. Non voglio screditare le moto cinesi, che hanno portato comunque competizione nella fascia media, spingendo i giapponesi ad evolvere moto che avevano comunque un prezzo elevato e componentistiche ancora troppo old school.
school per il periodo storico, come ad esempio Honda che ha introdotto gli steli rovesciati e il doppio disco sulla gamma 500 senza aumentare eccessivamente il prezzo. Inoltre le cinesi oggi forniscono un'alternativa all'usato che ha raggiunto dei prezzi folli per moto che spesso non li valgono. Personalmente preferisco un buon usato di fascia superiore, ma capisco che ultimamente si stia veramente superando il limite con certe inserzioni. E pertanto anche delle soluzioni cinesi che tra l'altro stanno anche salendo di cilindrata, vedi ad esempio la TRK 800, vedi l'MT 800 di CF Moto che sembra un progetto interessante, vedi la Leoncino 800 già in produzione che raggiunge già discreti numeri di vendita per il segmento. Pertanto le moto cinesi ok, sono entrate sul mercato, lo stanno facendo alla loro maniera, ma paragonarle con case che hanno costruito delle solide realtà, non lo so, mi sembra un po' troppo. Poi tra qualche anno probabilmente i cinesi continueranno ancora a sviluppare i loro prodotti per il mercato europeo e li affineranno molto di più rispetto a quelli che commercializzano in patria da loro. Ad oggi è ancora una forzatura, a mio avviso, dire una cosa del genere. Però fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se questo approfondimento vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici, così chiediamo anche a loro che cosa ne pensano a riguardo di queste moto cinesi e della comparazione con le vecchie giapponesi che sono entrate, insomma, anche loro all'epoca a gamba tesa sul mercato. Qualora ancora non vi foste iscritti, vi invito a farlo e mi raccomando, attivate la campanellina, altrimenti le notifiche non vi arrivano. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!